Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi se ho il viso un po' così, ma in questi giorni non sono stato molto in salute. Succede, durante l'inverno succede e il mio barbiere di fiducia, zac, via tutta la barba che adesso sta ricrescendo. E vabbè, così mi vedete più giovincello, più glabro, barba e capelli, quelli che restano ovviamente sono stati tirati via. Ma bando a queste facezie e cominciamo a parlare del canto degli angeli. Bene. Sono giorni che mi interrogo come andare avanti nella serie Angeli dopo il capitolo introduttivo. La prima cosa di cui avrei voluto parlarvi è degli angeli caduti, ma siccome anche parlare di angeli si parla spesso di cose controverse, ci sono esperti, chiamiamoli così, in angeologia addirittura, o in storia angelica e tutta una serie di argomenti, ma soprattutto ci sono poi esperti delle tradizioni ebraiche, della Kabbalah, delle tradizioni musulmane e via e via e via. E ognuno di loro ha un'interpretazione diversa degli angeli. Ovviamente io cerco sempre di portarvi su quella che è la strada spirituale, cioè su quello che è il percorso, a mio parere, più corretto per vedere tutte queste manifestazioni, tra cui anche quelle delle entità che noi chiamiamo angeli. Che dico noi chiamiamo perché angeli deriva da angelos, come abbiamo detto, e quindi dall'ebraico dire messaggero. Quindi questi messaggeri che sono poi anche alati. Io vi ho sempre detto che le ali non le hanno, sono ali spirituali, però giustamente qualcuno mi fa notare che nella Bibbia vengono descritte le ali, certo vengono descritte anche per esempio i serafini hanno 6 ali e 2 per volare e 4 con gli occhi, quindi voi capite che è un modo per identificare tutta un'energia spirituale che gli angeli emettono, ma ci arriveremo passo a passo. Oggi ci concentriamo sul canto degli angeli. Allora, inizialmente si diceva che gli angeli esistessero già, che avessero aiutato Dio a creare il mondo. In realtà no, gli angeli furono creati durante la creazione del mondo o subito dopo. Questo è un dettaglio che vedremo poi nei particolari. La creazione del mondo non è stata molto gradita ad alcuni angeli che poi cadettero e divennero poi i angeli caduti, che era il tema da cui volevo partire, ma in realtà non è tanto la creazione del mondo, ma è stata la creazione dell'uomo. Ma andiamo piano piano verso il discorso del canto degli angeli. Il canto degli angeli che noi consideriamo un canto come quello umano. In realtà il canto degli angeli è una serie di vibrazioni che possono produrre anche un sonoro percepibile da alcuni di noi. Possono produrre un sonoro che può essere identificato come un canto armonioso, come una musica, come una sinfonia, come veramente un insieme di suoni celestiali. Questo è dovuto proprio alle loro vibrazioni energetiche. Più la gioia viene espressa attraverso questa vibrazione di energia, più questo canto diventa potente. Questo canto è così potente che può guarirci dalle malattie, sia esse spirituali e psicologiche, sia esse fisiche. E non è cosa poco comune trovare anche nella Bibbia alcune di queste guarigioni. Allora, diciamo così, andiamo per passo. Vediamo per esempio il dialogo fra Dio e Giobbe. Secondo la cronologia della Genesi, gli angeli e anche l'uomo vengono creati dopo il mondo. Nella Bibbia, a precisare ciò, nel libro di Giobbe, in una conversazione tra il profeta e Dio, Dio stesso dice a Giobbe: chi ha fissato le dimensioni della terra? Chi ha tirato la corda da misurare su di essa?
Su cosa furono poggiate le fondamenta della terra, la pietra angolare? Dove le stelle, dove tutti insieme i figli di Dio innalzavano canti di gloria? È chiaro che tutte le creature dei cieli e della terra sono state poste dove sono immediatamente dopo la creazione della terra stessa, ad immagine che Dio stesso non avrebbe mai voluto una terra triste e deserta. Quindi Dio spiega precisamente che tutto era progettato proprio perché la vita si impossessasse della terra, perché la terra era stata creata per essere il centro della vita, il centro delle creature di Dio. Ma gli angeli, il loro riferimento al passo di Giobbe appena descritto, li identifica come creature al di sopra dell'uomo, di maggiore intelligenza e che hanno la prerogativa di trovarsi alla presenza di Dio. Sono gli esseri spirituali più alti che innalzano grida di gioia, dimostrazione e ringraziamento per Dio che li ha creati. Cantano con armonia canti meravigliosi la gloria di Dio. Anche gli uomini dovrebbero fare questo, visto che sono stati creati addirittura a somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio stesso. Ovviamente noi facciamo più fatica a comprendere questa cosa, a capire questo canto, a riuscire a esprimere lo stesso canto, perché non è un canto di voce umana, ma è un canto di spirito. Questo è importante capirlo, come tutte le cose di cui parliamo sempre di un diverso piano di esistenza. Noi siamo abituati a valutare tutto in termini di esistenza umana, quindi sul piano puramente fisico e materialistico. Vi faccio un esempio, per esempio, delle guarigioni degli angeli. Nella Bibbia esistono vari episodi in cui gli angeli riescono a guarire le impurità. In Isaia 6, 3, 7 si narra di un serafino che toccò la bocca del profeta con un carbone ardente, cancellando l'impurità di questo profeta che aveva visto gli angeli del Signore degli eserciti e udito la loro voce potente. Questo lo fece in modo che lui non morisse, perché abbiamo detto che il nostro corpo fisico non ci permette di avere certi impatti, di avere certi incontri, perché non è adatto a questa potenza spirituale. In modo analogo, in Zaccaria 3.5 si narra che Giosuè stava in piedi davanti all'angelo del Signore e Dio, vestito con abiti sudici, e l'angelo gli diede vestiti da festa e un turbante pulito da indossare, comandandogli di cambiarsi. A volte gli angeli sono stati interpretati nell'antichità anche come veri e propri dei e non solo come emissari. Questo proprio grazie alla loro potenza, al loro potere spirituale. Un potere che abbiamo detto è vincolato alla sudditanza a Dio. Cosa diversa da noi che abbiamo un potere piccolo, se volete, perché siamo immaturi, siamo degli esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza carnale e quindi il nostro spirito è uno spirito bambino, però è un potere speciale perché come immagine e somiglianza di Dio non ha nessun vincolo, quindi può esprimersi nel bene e può esprimersi nel male. Quindi se si esercitasse questo piccolo potere si potrebbe piano piano imparare la melodia degli angeli, questa vibrazione che si trasforma in canto, questo canto che si trasforma in meraviglia e in guarigione. Molti sono stati nei secoli quelli che hanno cercato di catturare la melodia degli angeli, di captare. Qualche santo è riuscito, dice lui ovviamente, nella propria esperienza spirituale ad udirli, ma non è riuscito a dire altro che il canto era meraviglioso, che il canto era stupendo, ovviamente tutte le qualità più belle dell'universo, ma impossibile identificarlo in una melodia
terrena. Ogni melodia manca di un qualcosa che questo canto, questo suono, questa vibrazione che emettono gli angeli riesce a produrre. Un'altra cosa che fanno gli angeli, oltre al loro canto ovviamente e alle loro missioni, è anche quello di mantenere l'ordine, abbiamo detto, e l'ordine, come noi abbiamo visto, lo possono mantenere anche col loro canto, cioè producendo una melodia di vibrazioni, una melodia di energia che mantiene per una distanza da noi immisurabile e indescrivibile, indecifrabile nella sua dimensione, a mantenere la quiete e la pace in quella distanza che noi appunto non possiamo misurare. Quindi il canto degli angeli è preghiera, è guarigione, è tutela, una cosa meravigliosa. Quanti misteri ci nascondono gli angeli. Per oggi questo video si conclude qua. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate del canto degli angeli, se ne avevate già sentito parlare. Mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!